Eccoci, ciao Monica, siamo qui con Davide, seconda sessione dopo 4 lunghi anni. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Una scena un po' bizzarra, nel senso che lui è al supermercato, sta facendo la spesa e sta prendendo dallo scaffale un pacco di pasta di quelli nel cartone. Mm. La afferra in mano, si apre il fondo e tutta la pasta finisce per terra. Una signora scivola su uno di questi maccheroni e quindi si crea proprio tutto un disastro, un disagio collettivo. Devono chiamare l'addetta delle pulizie e vedo lui un po' come paralizzato. Costernato, la signora si è fatta male anche. Eh sì. Ok, lui paga, è colpa sua in questa scena? Eh, No, cioè, se avverto il suo punto di vista, il punto di vista è aver preso il pacco fallato. Mm. Ti dà e ci dà l'autorizzazione. Poi cambia d'improvviso e viene verso di te con questo tortiglione, maccherone che è, e dice: Ti piace la pasta al dente? In realtà no. No, e poi vedo che scherza, lui dice: Ah, vedi, io non riesco neanche a morderla con i miei denti. Mm, mm, mm. Così. Mm? Con quanti Davide abbiamo a che fare? Bravo, Eh. bravo. Due? Ehm, ma in fin dei conti sì, al netto poi di tutto sì. Ok, come C'è li un Davide definiamo? che è più, forse un po' più nascosto, più cupo, e un Davide che è forzatamente luminoso. Un Davide bianco, un Davide nero. Ma sì. Va bene, abbiamo bisogno di fare questo viaggio con entrambi. Vogliono venire con un tandem Mm-mm, o un sidecar? mm-mm. Il tandem, Tandem. il nero sta dietro e vedo proprio che c'è anche il popri cerchione nero. Mhm. La bici. Pedala, quello dietro, o fa finta di... No, lui beh, pedala in senso contrario. Mhm. Mm. E il Invece quello bianco? bianco che è davanti deve fare una fatica allucinante, no? Per contrastare la contropedalata del nero. Va bene, nome del progetto di Davide. Ma mi viene infrangere, dove proprio la sensazione è di qualcosa che va a pezzi, no? Quindi in generale mi viene il concetto nella sua esistenza di infrangere le regole, un bisogno suo di infrangere le regole. Però mi viene anche il concetto di sogni infranti e mi viene anche il concetto di frammentazione, di un qualcosa di non unito, di sparso. Nome della... E e l'anima invece che vorrebbe trasformare tutto questo e riunificare. Nome della PS. Adesso mi viene Gilda, Della PE. Roccia, Vibrazione di Davide. circa 1 miliardo. Che è Davide molto bassa. Ai limiti del più basso in assoluto. Abbiamo avuto anche 0,75, ma consapevolezza. 130. Anima, Anima 39. vite, 1978. cervello, 9. suscettibilità ipnotica, 36. 3D, 83. vivacità animica, 98.
Allora, i valori pessimi sono la vibrazione, la vivacità animica e, e anche la PS che è molto bassa. I valori buoni sono le capacità medianiche, basta. Anche la suscettibilità ipnotica è 36. Se vi metto un po' in competizione e confronto Davide con Rinato, che lo ha preceduto, Rinato, che ha fatto 4 sessioni, era a 17 e ha chiuso a 2000 di vibrazione, un caso quasi storico, a 190 di consapevolezza contro 130 e altri valori molto interessanti e ovviamente vuole sapere come stanno le cose, è al 100% della vivacità animica. Non è una gara, però mm, io lo dico. Entità eteriche. C'è un demone nero del secondo universo che è come se lo volesse trascinare a tutti i costi in piccole e grandi disfatte. Possono essere situazioni imbarazzanti oppure possono essere dei veri e propri disastri. Poi c'è tipo un piccione come falconiforme, che sta con le zampe appoggiato sulle sue spalle e crea proprio un senso di affaticamento, di pesantezza, ma anche di costante giudizio, perché è lì che lo osserva. Poi c'è un serpente rettile che gli dà dei falsi consigli e quindi gli fa prendere delle scelte, delle strade che poi non risultano così tanto favorevoli. E poi c'è Gesù, così, del secondo universo, che vuole proprio che lui stia in un cammino fatto di sacrificio, di sofferenza, di martirio e anche di isolamento. Basta. Sì, Mentali. allora, aspetta. Allora, me ne vengono tre. Il primo si chiama strabismo, la poi staccionata e schizofrenia. Allora, strabismo è un'entità mentale che vuole proprio creare una sorta di distorsione nella sua capacità di vedere le cose, di vedere la realtà. Direi di livello 7. Poi staccionata è un'entità mentale che vuole creare a lui di fondo una sorta di pessimismo e di rinuncia che lui cerca di mascherare come in realtà ha voglia di fare. Però latente c'è proprio questa cosa qui, aver rinunciato a delle cose e del pessimismo. Ehm, Ed è come se questa entità mentale volesse continuamente proporgli degli ostacoli da superare e gli mette davanti tutta una serie di limiti, di intralci. A me questa viene 8. Aspetta, anche 7 non è Allora, poco, eh. e poi c'è schizofrenia, che proprio così come etimologia, se andiamo a vedere, significa mente divisa. Ed è come se questa entità mentale volesse proprio creare questa separazione che abbiamo visto già dall'inizio, no? Di due parti che non sono comunicanti fra di loro. Una parte che è più legata, diciamo così, al dolore, alla rabbia e che viene però non ascoltata, ma viene repressa da questa parte che vuole essere forzatamente luminosa, proattiva. Però cosa avviene? Oltre che questa totale separazione, non comunicazione, questo produce un forte indebolimento. È proprio il motto, no? Divide et impera. Se dividi, sicuramente comandi. Ed è quello che lui sta vivendo, no? Questo grande senso di debolezza e di affaticamento, a causa proprio di questa sua separazione interiore molto forte, in due parti. Tra l'altro, mh, cosa che in lui è sempre presente, gli ha fatto vivere proprio l'esperienza di una moglie, di una compagna, scusa, bipolare.
anche qui bipolare sta a indicare la dualità, due poli opposti, no? Con questi anche cicli, no? Per cui si va da una parte solare, eccetera, a una parte estremamente depressa. Mm. Livello? Però gli è servita come specchio questa donna. Mm. Allora, in passato era di più, perché quando lui viveva fianco a fianco con questa donna era a livello 8. Attualmente oscilla intorno al 5/6. Impianti. Come impianto mentale ci sono queste ventose attaccate alla testa e attaccate alle ventose ci sono dei fili che servono proprio per effettuare un controllo sui suoi impulsi, sui suoi pensieri. E poi c'è una, come si dice, una specie di sega circolare, la chiamerei, all'altezza più o meno dell'ombelico, che serve per ridurre il potere personale, ma ovviamente ha anche delle ripercussioni fisiche. E infatti sono tutti i suoi problemi di intolleranze digestivi, eccetera, di assorbimento di determinati cibi. Mm. E poi io vedo una specie di come ampolla di vetro che in questo momento sta racchiudendo i suoi genitali, come se volesse proprio in qualche modo penalizzare la sua energia sessuale. Basta. Cinema, Monica. Ex compagna, figlio e madre. Allora, l'ex compagna mi viene in maniera un po' particolare, perché è tipo come se stesse per fare, non so se la maglia o l'uncinetto, e poi trasforma questo uncino come in una specie di spada per poterla accoltellare, un coltello, un oggetto che lo può ferire. Eh, il film mi viene come se avesse disegnato questo sorriso, però lo sento come un po' che dentro ha dei dubbi su di sé e sulle proprie scelte di vita, forse lavorative. Ci sono dei piccoli tormenti dentro di lui. E, e poi scusami, E la madre. allora, certo che mi viene come se facesse quasi dei singhiozzi, no? Ma questo sta a indicare forse il fatto che anche lei con la lucidità mentale va e viene, no? Però è come se in certi momenti mi parlasse dell'importanza dell'educazione, delle maniere. E due sorelle. Mi dà come l'impressione che entrino di spalle, quindi fanno il passo del gambero. Quindi Mhm. che vogliono sapere o non vogliono sapere. Più la piccola o la grande? Allora, io la piccola la percepisco un po' più furba, cioè come se fosse un po' più, non so, come se avesse un po' più di malizia, così, no? La grande la vedo più, prende la cosa un po' più seriamente. L'amico e sua moglie. Caspita, a me la moglie viene, so che magari non è che sia un'immagine, vabbè, comunque, come se avesse proprio una fiamma tra le gambe. Penso sia proprio una donna di suo molto erotica.
quindi io cioè, capisco questa cosa che si è creata fra di loro, però penso che lei abbia questo, come posso dirti, è rossa pelle, c'è qualcosa proprio in lei. Mm, Così mi viene così questo, Vabbè. insomma, no? C'è la sua anima gemella? No, no, Lo era la compagna? no. Esiste la sua anima gemella? Però proprio per il fatto che lui adesso è così chiuso, Mm. me la dà come se abitasse dentro un igloo. Lontanissima e rinchiusa. Non è adesso questo l'argomento, diciamo, della Mm, sua vita. no. Chiedi, Monica, alla sua anima, cosa siamo qui a fare oggi? Infrangere cosa? Come se mi facesse vedere, siamo qui ad aprire un tombino, perché ci sono tante cose che sono state cacciate lì sotto il tombino. Ehm, sì, infrangere, sì, sì, poi era lui che avrebbe voluto infrangere delle regole, perché comunque tendenzialmente la sua poteva essere una strada, hai capito, dentro delle regole. Lui stesso, no, ci ha raccontato che per un certo periodo della sua vita, insomma, no, c'erano delle cose che andavano fatte, c'era anche insomma, una certa liturgia religiosa, no? Eh, di base questo condizionamento c'è di stare alle regole. Mm, e l'anima è come se veramente volesse che lui si liberasse di queste frammentazioni che ha creato dentro di sé. Perché proprio isolando quella parte nera, cosa succede? Che questa parte ehm, si sgretola, crea proprio questi frammenti, queste schegge, che poi impazziscono, no? Mm. Monica, causa esoterica delle intolleranze, delle allergie, tutte. Allora, abbiamo visto che lui ha questa sega circolare che infatti ha proprio una funzione doppia, perché gli abbiamo detto che è molto importante che lui capisca come la materia è influenzata dall'energia. Infatti questa sega circolare ha come funzione quella di limitare, di andare proprio a limare il suo potere personale. E allo stesso tempo il potere personale si trova proprio nell'area digestiva. Causa esoterica dei problemi ai denti. Allora, vediamo un po'. Beh, intanto l'entità mentale staccionata ha trovato proprio una bella strategia, no? Che è quella di creare una problematica fisica permanente. Perché veramente, come lui ha detto, cioè come si fa? I denti non è che te li puoi togliere tutti quanti, no? Mm. Cosa devi fare? Ehm, poi mi dà proprio come se i denti fossero legati proprio a tutta la sua storia familiare, che lui nega essere stata in qualche modo la sua famiglia. Perché io in verità questi problemi ai denti li vedo molto legati alla relazione che lui ha avuto con la sua ex compagna da cui è nato un figlio. Ma perché? Perché gli ha proprio messo di fronte una strada che era già sua, che era quella di creare la separazione dentro di sé, quindi di soffocare tutto ciò che poteva essere doloroso, tutto ciò che poteva essere scomodo, tutto ciò che non sarebbe stato approvato all'esterno. Tutto E quello andava ignorarlo. soffocato. Sì, 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 assolutamente. Causa esoterica della mancanza di forze, dell'essere sempre debilitato, che è la ragione principale per cui non riesce a fare le cose. Quindi da un punto di vista eterico abbiamo questo piccione che è proprio come se fosse un piccione di piombo che costantemente grava proprio sulle sue spalle. Poi abbiamo questo demone del secondo universo
che ha piazzato anche questa specie di ampolla, no, sui genitali e drena gran parte della sua energia, partendo proprio da quello che è un luogo in cui è una fortissima energia, che è l'energia sessuale. Quindi parte da lì per andare ad estrarre, come se si trattasse di una corda, no, che lui tira, tutta quanta la sua energia. Ehm, Poi c'è anche il discorso appunto dell'entità mentale schizofrenia, che la scissione, come abbiamo detto, provoca debilitazione, no? Perché abbiamo detto eh, la separazione provoca l'indebolimento, ma insomma l'abbiamo visto anche noi, no? In tanti momenti storici. Più noi siamo separati tra di noi e all'interno di noi, più siamo deboli. Mm. Divide e ti impera che abbiamo detto prima e che hai ribadito tu stessa. Bloccato a casa, tante idee, poche portate davvero a fruttare, diciamo. Questo è proprio Gesù e vuole proporre in svariati modi il sacrificio, il martirio. Perché, per esempio, nella convivenza con la sua ex compagna era veramente un martirio fisico fatto di dolore, fatto anche proprio di follia, di insensatezza, di sacrificio di sé. Adesso glielo sta proponendo in maniera un po' diversa perché non c'è in gioco una relazione da subire, ma c'è una sofferenza fisica che lui si porta dietro. Mm? Quindi questa sofferenza che è fondamentalmente questa problematica che parte dai denti e che va a, diciamo, a intossicarlo un po' dappertutto. Diciamo che l'obiettivo di questo Gesù del secondo universo è proprio non solo appunto di farlo soffrire, di renderlo un martire, ma anche di isolarlo per indebolirlo ulteriormente. I martiri, infatti, spesso vivevano nell'isolamento. Va bene, Monica, chiamiamo il nonno paterno, il disincarnato che lui ha chiesto. Mm. Lo sento molto molto lontano e vediamo. Mancato durante la seconda guerra mondiale, mm, Però causa un incidente tra la sua moto e una presunta camionetta di tedeschi. In circostanze ignote, sembra che la camionetta abbia provocato la sua morte in qualche modo, perché non era possibile morire per cause naturali in quel tipo di strada. Ma allora, se capisco quello che è il suo pensiero, è piuttosto che fare la guerra, io muoio così. Cioè, quindi lui agli inizi della guerra, forse, è morto. Non lo sappiamo. Perché mi viene come se potesse essere nelle fasi iniziali, cioè come se potesse essere tipo il 39, no? Mhm. Così, Ehm, dove si stava imbastendo tutto quanto, non so, mi viene come dire, cioè piuttosto che continuare così, io lascio. Ehm, Come se in qualche modo lui fosse anche orgoglioso di quel tipo di morte. Eh, è come se avesse arginato i danni e sono contento, della lapide che mi è stata creata. Eh, lo sono stato per molto tempo, ma ora non mi interessa più. Eh, ora vivo nella pace
ho anche incontrato anime che in terra hanno ucciso alcuni dei nostri e udite, udite, dice, udite, udite, io li ho sorretti nel rivedere la loro vita. Anche tuo padre non c'è più, Davide, giusto? Chiamiamo anche suo figlio, di questo Mm. nonno paterno. In vita non si sono praticamente conosciuti. 4 anni il bambino è rimasto orfano di padre. Eh, ne ho passate di tutti i colori, dice il papà di Davide. Ma proprio di tutti i colori. Ditene una, l'ho passata. Tradimento, Una via Crucis. Sì, problemi economici, sì. ingiustizie sul lavoro, Ingiustizia in generale, mi dice. Sì. scarsità, E come? furti subiti, Anche da amici. furti perpetrati suo malgrado la sua vera intenzione, per necessità. E questo mi dice no. Cioè lui che fa furti? Mhm, Questo mi dice no. ok. Mancanza d'affetto, Mm, tantissimo. voglia di rivalsa, espressa male. Eh, sì, con lacrime versate in silenzio. Punto, ma questo è un gioco. Sì, sì. L'hanno capito tutte e due. Allora, il nonno proprio ampiamente, al punto tale che è stato fianco a fianco con dei soldati che hanno Gioco e ucciso magia. italiani. Ci faccia avere una magia, il nonno. Rimette un dente sano nella bocca di Davide. Una seconda magia. Ma ha a che fare con il letto di Davide. Come se gli cambiasse il materasso, come se quel materasso diventasse poi un luogo in cui davvero si ricarica riposando. Una magia disconnessa da Davide, una magia tanto per, una follia magia. Fa sbocciare eh, un fiore, un cactus, e ad un tempo rapidissimo. E questo lo dedica a te. Una E lui ti follia, dice, tu sei un uomo dalle grandi opere, ma sei impaziente. ok. Una magia per tutti quelli che sono caduti durante la seconda guerra mondiale, che adesso lui chiama, in un modo o nell'altro. È una specie di cena collettiva in cui c'è una tavola imbandita e, e- e ci sono tutti, anche gli avversari Mm. partecipano a questa cena. E c'è reale amicizia, divertimento. C'è mio nonno, paterno, Sì, certo che sì. che fa? Eh, adesso sta brindando con un tedesco. Con un tedesco, con quello che ha deciso la sua rimozione sul posto di lavoro e la sua deportazione nei campi di concentramento, visto che non era fascista. Allora lui dice non è proprio lui,
È uno che ha fatto un qualcosa di molto simile a lui, ma comunque ho incontrato anche lui, quello di cui parli tu. Però Lui, il mo- brindisi adesso non avviene con lui. lui morì di freddo? Di stenti, Ti stenti. sì. E di stenti però, anche di freddo. Ok, quanti sono quelli che ha chiamato il nonno paterno di Davide? Sai chi mi dice 5 milioni? Bene, tutti nel portale aureo. Ale, nuova Mm, magia. bellissimo. Come ci vanno padre e nonno di Davide più i 5 milioni? E c'è molta allegria, colore, è un'atmosfera molto frizzante, di gioia, anche di risate, Sono donne e uomini, non solo uomini. anche donne, certo, Mhm. Bambini. parecchi. Sì, sì, è una bella danza, è un bel movimento. Va bene, quando sono andati tutti, nonno e padre compresi, mi lo Sì, dici? sì, sì. Vorrei che il nonno o il padre, o tutte e due, come vogliono, ci spiegassero una cosa. Agli occhi di Davide, no, tutto nell'oltre si risolve dopo un po'. Quindi che senso ha qui nella Matrix sistemare i propri cazzi? E questa è la domanda. No, non si cioè, la risposta che mi arriva è che non si risolvono in automatico. Ehm, cioè, allora, mh, si risolvono in maniera più profonda e più rapida, interfacciandosi sulla Terra. Ehm, e poi, dall'altra parte, si capisce proprio che non c'è separazione. Mm. E quindi nel momento in cui loro hanno un contatto, più contatti con la Terra, aiutano loro stessi, ma aiutano gli altri e loro lo sentono che siamo una cosa sola. No, la metto in altri termini. Siccome Davide non ha un rapporto con suo figlio qui al momento sulla Terra, perché dovrebbe darsi tanto da fare per sistemare questo rapporto? Se tanto poi, quando se ne andrà nell'oltre, quando avrà 120 anni, alla fine, cares, chi se ne frega. Ma non, no, non è così. Quando poi Davide andrà nell'oltre, se lui avrà continuato a mantenere questo rapporto tiepido, saltuario, come lo vogliamo definire, non si sa, lui tanto se lo dovrà rivivere di nuovo tutta questa cosa, perché noi siamo chiamati a vivere cioè, sulla base di principi divini, anche sulla terra. Se noi non lo facciamo, nell'oltre dobbiamo rivedere tutti i momenti e rivivere tutti i momenti in cui non abbiamo vissuto sulla base di questi principi divini, di verità e di semplicità e di amore. Messaggio del nonno a Davide. Ama davvero tuo figlio e ama davvero te stesso. Non c'è un altro scopo laggiù. Noi qua ce l'abbiamo molto, molto chiaro. Messaggio del padre. Mm.
tanto tua madre verrà qui e, e non c'è molto senso ehm, nel logorarti di domande dentro casa. Le risposte le trovi anche fuori. Le trovi sul bordo di un lago, le trovi in un cielo stellato, le trovi in una passeggiata all'aria aperta. Ricordati che tu sei della stessa sostanza di tutto il creato. E cosa risponde Davide? Lo sento un po' frastornato. Ehm, Lui dice: Ci proverò, papà, ci proverò. Va bene, li salutiamo. Sì. Monica, causa esoterica dell'avere in questa vita due sorelle a lui distanti e una madre che gli elimina, toglie tutte le energie, specialmente di domenica, quando a lui spetta il compito di farle da badante. Diciamo che lui ha scelto che l'interazione con l'altro porti via energie, Con chiunque ok? altro. Sì, Mhm. ok. Quindi le portava via energie questa ultima frequentazione, gli porta via energie il cucinare per il figlio, porta via energie lo stare accanto alla mamma, ok? Tutto quanto lui ha scelto attraverso le sue entità, no? E abbiamo visto Gesù, la staccionata, il piccione, eccetera. Lui ha messo in piedi proprio un impianto di entità eteriche mentali in cui qualunque cosa di fatto sia mm, predatrice di energie. Um, Questo perché? Perché in finale, se tutto quanto lo preda di energie, lui che fa? Rimane solo. E fine ultimo, in realtà, sarebbe quello poi di strapparlo a tutto. Lui in verità può attingere dal suo bacino, mm, dal suo pozzo di energie, mm, che è notevole, e che gli consentirebbe tranquillamente di stare accanto alla madre senza sentirsi così poi svuotato. E gli consentirebbe anche di fare altre cose, come tornare a cantare, come piaceva a lui, no? Al karaoke. Perché gli viene mal di gola adesso quando prova anche solo a pensare, immaginare di cantare in pubblico. Sì, deve essere comunque una disfatta, hai capito? Deve finire male, capisci? Non può essere una cosa piacevole. Deve comunque sfociare anche questo nel disastro, diciamo, no? Nel disagio. Una vita parallela di Davide, vediamola. Adesso mi viene che è tipo una estetista che fa la pedicure, Mm. molta attenzione, lima le unghie, eh, l'attenzione a questi dettagli, a ciò che generalmente viene nascosto, no? Che sono i piedi, poi prevalentemente, e che invece va valorizzato, di cui ci si deve prendere cura, anche se di solito sono coperti i piedi, no?
In particolar modo qua mi sta facendo vedere dei piedi non giovani. Vedo che sta curando anche tutti i calli. Intanto massaggia questo piede. Un'altra. Mm. Qui è un bambino in guerra nel Centrafrica. Che fa? Per lui è normale. Praticamente gli hanno dato a imbracciare il fucile da giovanissimo. Mitra, anzi, e spara a chi gli vengono impartiti degli ordini da degli adulti e lui spara. È un paese in guerra, c'è una guerra civile. Monica, ed infine la moglie dell'amico. Amico che ha il suo stesso cognome ma non è parente. C'è un legame nascosto, represso, segreto anche a loro due. Un'intesa di sguardi, quelle poche volte che si vedono. Lì vedo proprio il serpente che striscia fra di loro e che festeggia. A lui piace molto questo qualcosa di proibito che non può essere appagato e che, nel caso in cui venisse appagato, comporterebbe il tradimento di un'amicizia e il tradimento poi di una relazione, no? Il rapporto tra la moglie e l'amico della moglie. E lo vedo proprio che è come se il serpente lo incentivasse questo tipo di forma di attrazione, Quindi non c'è questa una vera... complicità di sguardi. No, io non È sento, lei che no, è conturbante. bravo, hai usato un'ottima aggettivo. Sì, nel senso che ha un turbante. Turbante serpente. Chissà, esatto, chissà da dove viene la parola conturbante. Magari viene proprio dal conturbante. Perché possedere un turbante in testa significava essere conturbanti. Va bene, va bene, va bene, va bene. Quindi, quando è iniziato tutto ciò? Prima chiedevamo a Davide, 12 anni fa, poi non sappiamo bene capire qual è stato il momento in cui la sua PS, la sua anima, ha detto, mo si passa in cassa e si incassa. Tu cosa vedi, Monica? Quindi denti, stanchezza, Se non l'hai ritiro. capito attraverso quella relazione lì, che comunque è stata già fortemente provante, no? Se non hai capito che la tua direzione è quella del martirio, della sofferenza, dell'indebolimento, della separazione, della divisione, la tua stessa ex compagna era bipolare, quindi lei stessa era divisa. Se non l'hai capito così, ora inizio a farlo in una maniera quasi invalidante, direi, no? Inizia a toccarti la bocca. Eh, Anche perché si sta parlando proprio di una cosa delicata e al punto, è al livello della tossicità, no? Perché poi a lui alla fine cosa fa? Essendo allergico al composito, deve usare l'amalgama che è tossica, no? Infatti che è bandita, ormai non viene più usata da nessuno. Eh, quindi è proprio una sorta di guerra che lui ha intestina, interiore, eh, contro le parti oscure di lui, Adesso contro bianco quelle al suo parti che nero. sono, sì, Tra l'altro alcuni dei problemi di denti sono nati da un tamponamento in bicicletta che l'ha portato a sbattere contro il manubrio con i denti frontali. e quello Eh, lui però era un ragazzino. Sì, sì, sì.
Sì. Facciamo frenare il Davide bianco che pedala davanti nel tandem improvvisamente, così che quello dietro, nero, si unisce a lui. Mm, bello. Lui scende dal tandem e utilizza questa occasione di questa sessione per capire quelle cose che normalmente non capiamo. Parla con la sua anima, si imbelletta, si veste bene, si mette in piedi e si mette a parlare con la sua anima che è di fronte a lui, unito bianco e nero, non più schizzo, ma uno. Devo dire questa immagine che mi viene, come se lui fosse ritornato all'immagine iniziale lì al supermercato, Mhm, in cui è da tutto è partito e abbiamo visto anche questo tandem, eccetera. E adesso questa unione, diciamo così, di bianco e nero, come se si fosse materializzata in una cassiera. Ed è la cassa quella riservata ai disabili. mhm. E lui è lì, e adesso è il cliente che in quel momento deve essere servito. E ha questa specie di dialogo, quindi, no? Con questa cassiera che è la sua anima poi, no? In quel momento. Ok? Mm. E lei scrive sullo scontrino, sul rotolo dello scontrino, verità, semplicità e amore. E questo non è un conto da pagare, dice la sua anima a lui. Questo è un qualcosa da onorare ogni giorno della tua vita. È un qualcosa da comprendere ogni giorno della tua vita. Stai nella verità, nella semplicità e nell'amore ogni giorno della tua vita. Non puoi più mentire a te stesso. Non puoi più ingarbugliare così la tua vita. Non puoi più far finta di amare. E vedo che gli dà in mano come una specie di- di prisma, di dodecaedro, una cosa del genere, un oggetto stranissimo, no? Che racchiude verità, sincerità, amore. Sì. Mhm. Io volevo chiederti di dare un'immagine, una fisicità, anche un colore semplicemente, che non è una fisicità, ma quasi, a tutte e tre, verità, sincerità e amore. Semplicità. Semplicità e amore. Ed è proprio questo oggetto Uno particolare. solo, quindi. Sì, è un dodecaedro che racchiude tutte queste tre. Va bene, andiamo al cluster. Come un parcheggio affollato, eh, però di auto da demolire. Mm. E allora Davide dice, allora demoliamole, visto che sono da demolire, demoliamole. E quindi le passa all'interno di una pressa che è poi il portale definitivo. E si ritrova in una valle assolata, che è già questo il suo ad eternum, un sole a ventaglio. C'è un avatar? Non so, ha lasciato un bavaglino. L'avatar non lo vedo più, ha lasciato sulla scrivania il bavaglino. Come se forse a volte lui fossero venuti dei rimpianti, no? Sul fatto dei rimpianti, comunque delle difficoltà rispetto a tutta la crescita del figlio, no? Mhm. Lui dice non mi interessa recriminare nulla.
quindi butta via tutto nel portale definitivo. Cosa mette qui al suo posto? Vediamo un po' com'è questo ad eternum. Mm, aspetta, eh. Mm, È come se fosse una palla che rimbalza, è una palla da basket che rimbalza, che ha tantissima energia. Ok, è arrivato il momento di congedarsi da tutti quelli del cinema. Direi, lasciamo perdere l'ex compagna, a meno che lui voglia lasciare un messaggio. Quello è il passato. Sei stata parte fondamentale della mia vita Messaggio e alla, non lo negherò mai più. messaggio alla madre. Mm, Ti accompagno per questi ultimi periodi della tua vita e lo faccio con il sorriso sul mio viso. Alla sorella piccola. Mi piace ricordare quando eravamo bambini. Organizziamoci un po' meglio adesso, che non siamo più bambini, nessuno di noi tre è bambino. La È un grande. messaggio che riguarda sì anche la grande. Mhm. Eh, Capisco le tue difficoltà, ma comunque in tre possiamo coordinare i nostri sforzi. E alla persona più importante, almeno secondo me, al figlio. Lo nego e lo rinego, ma sei una delle scelte più importanti che ho fatto nella mia vita. E ora voglio sentire dentro di me perché è così tanto importante questa scelta. C'è una vita parallela che spiega un po' il fatto che lui di fatto l'ha fatto nascere come una levatrice, che è una cosa curiosa, no? Questo qui sembra una vita in Egitto in cui c'è questa ragazza che fa questo. Praticamente cresce soprattutto nelle fasi critiche diversi bambini di altre donne più abbienti. Ehm, Perché in quella vita in Egitto in realtà queste altre donne come se non, non volessero impiegare troppo del loro tempo, diciamo, no? Ecco. Mhm. Ma fa già nascere lì il figlio di oggi? No, no. È No. solo un residuo di un'altra vita. È un residuo di un'altra vita, però che l'ha portato di nuovo ad occuparsi lui come se fosse lui, no? Il mammo. Ok, il Davide bianco lascia un messaggio al Davide nero. È bello scoprire che in fondo siamo la stessa cosa e, e ora gradualmente l'uno si fonde con l'altro. Mm. Ti accetto, dice quel bianco, come parte di me. Il nero dice è un conforto, è un momento di rilassamento poterti incontrare. E Davide bianco e nero, che messaggio riceve dalla propria anima? Finale. Ah, allora, ha a che vedere con qualcosa con tagliare. Ehm, eh, Taglia via
tutti i preconcetti, tutti i pregiudizi, taglia via tutte le finte certezze, lasciali cadere come se fossero i capelli che vengono spuntati quando sei dal parrucchiere che cadono giù per terra. Liberati, alleggerisciti, perché la vita qui è tutta da gustare. Va bene. Con la pulizia al cluster ci sono ancora entità eteriche, mentali e impianti. No. Nuova vibrazione. Mm, 145. Mm. Nuova consapevolezza. 162. Anima. 57. Vite. 1827. Cervello. 9,4. 9,4. 9,4, sì. Suscettibilità ipnotica. Mm, 44. 3D. 43. Suscettibilità e vivacità animica, scusa. Sì, ora 100. Bene, benissimo. Immagine finale di Davide. Sto supermercato, la cassiera, la pasta, la signora per terra, com'è la situazione? Adesso è tornato tutto quanto a posto e vedo che lui sta aiutando una signora a fare le buste della spesa e lo fa con gioia, con leggerezza e più tardi dice vado a prendere un gelato con gli amici. Come ci va vestito? Casual, però ha una giacca leggera, sembra di lino, una camicia, un casual comunque di gusto. Va bene, lo vedi bene, quindi. Sì, sì, sì.